4 belle bistecche magre per fare le braciole, una ricetta pugliese che mi ha insegnato un galeotto, un cuoco galeotto, persona incredibile. Fesa, sottofesa o scamone. Qui al nord le braciole sono un'altra cosa, però oggi non ce ne frega niente il nord. Oggi parliamo di questa ricetta, gli ziti, qua, la mucchina, guarda c'è la mucchina qui, con gli ziti. Gli ziti sono questi maccheroni qui lunghi, ci si può anche sparare qua, tipo che dopo si rompono, ma ne parliamo dopo. Naturalmente questa è una ricetta che ogni paese che vai c'ha la sua versione, chi ci mette il pane, chi ci mette la scamorza, chi ci mette il l'origano. Io vi faccio vedere come me l'hanno insegnata a me. Un bel prezzemolino fresco all'interno di ogni bistecca. Aglio, ci dobbiamo mettere dentro l'aglio, se vi piace, se non vi piace non lo mettete, però ci va, ragazzi. E va messo anche abbondante. Metto mezzo spicchio di aglio per ogni braciola, potete metterne anche un intero, anche 2 se volete esagerare, se vi piace, però mettetecelo un po'. Pepe macinato fresco, una montagna di pepe, oddio, vedete voi, a me piace, però se non vi piace mettetene meno, però io ce lo metto, come se non ci fosse un domani. Un po' di formaggio, io ci metto il formaggio grana, ma mettete il formaggio che preferite, abbondante, potete metterci anche la scamorza a pezzettini se volete, la fontina, comunque il grana è l'ideale, almeno a me questo cuoco pugliese me l'ha insegnato così, con il grana, grattugiato o a scaglie. Le bistecche di solito hanno una parte più larga e vanno a punta e una parte più stretta, cominciamo ad arrotolarle dalla parte più larga, come la brioche. Qua lo stuzzicadente ci vuole perché è una cottura molto lunga, altrimenti vi spara fuori tutto il formaggio, perciò uno stuzzicadente in mezzo per tenere ferma la punta, poi uno stuzzicadente di qua fatto come quando si cuoce, vedete che ha preso, come quando si puntano gli spilli sotto i pantaloni, ecco, per capirci, e uno anche dall'altra parte. Ecco qua. E voilà. Se non vi sentite sicuri che volete mettergli qualche stuzzicadente in più, mettetelo, e dopo non si tolgono, perché dopo questi qua ci serviranno anche per mangiarli, perché sono comodi. Olio extravergine, una bella pentola da sugo, perché questo è un sugo che deve cuocere parecchio. Olio abbondante, qua non bisogna lesinare. Bisogna tritare una cipolla, bianca, bionda, come volete. Cipolla, facciamo rosolare. Metto dentro gli involtini nella cipolla rosolata. Mi raccomando, scrivete nei commenti qual è la vostra versione, perché io lo so che ci sono 50.000 versioni di questa ricetta qua. Quando sono rosolati da una parte li giriamo, li facciamo rosolare da quell'altra. Quando l'involtino è bianco, la cipolla rosolata, anche l'involtino incomincia a rosolare, gli dobbiamo dare una bella bagnata con un vino bianco secco, senza esagerare, bel bicchiere. Facciamo cuocere bene il vino. Quando il vino incomincia a essere poco, è cotto, è quasi asciutto, gli possiamo mettere il sugo. Allora, per 4 persone, 4 bracciole, 400 grammi di salsa di pomodoro bella densa, buona. Se avete quella fatta in casa è meglio, io l'ho finita. Ne faccio anche 50 kg, non bastano. Un bel cucchiaio di concentrato di pomodoro abbondante, e questo deve essere un sugo bello corposo, abbondante. Sciacquo il barattolino con circa un bicchiere di acqua e buttiamo dentro anche lui. Ci metto un peperoncino secco sbriciolato, naturalmente facoltativo, e ci potete aggiungere anche, se volete, dell'origano, della maggiorana, del basilico, quello che vi piace. Un po' di sale, senza esagerare, che il sale si fa sempre in tempo a mettere. Un po' di pepe, senza esagerare anche questo, sempre a piacere. Se lo volete mettere bene, se no non lo mettete. Sciogliere bene tutti gli ingredienti, così tutto belli omogenei. Poi sbattere la cucchiara e poi lo copriamo, abbassiamo la fiamma, al minimo, deve bollire piano piano. Mettiamo la cucchiara qui di traverso, coperchio così un po' indeciso, e deve cuocere 2 ore, tranquillamente, anche di più. Naturalmente il sugo ogni tanto dategli un'occhiata, una girata, se vedete che si asciuga troppo gli mettete ancora mezzo bicchiere d'acqua.
rompiamo gli ziti della lunghezza che volete, potete farli così, potete farli così, io vi suggerisco di farli misti perché sono più belli. Ah, come viene, ecco. La quantità degli ziti fate voi, circa 100 grammi a testa se volete farla un po' abbondantina, poi dipende, come la dico la sbaglio, perché se dico 70 sono pochi, se dico 150 sono troppi, fate voi. Oh, è venuto un sugo 2 ore e mezza cotto, bello denso, spesso, dolce, buono, con la punta di picco, buonissimo. Allora, acqua, pentola abbondante, acqua bollente, sale senza esagerare, però poi ci va. E butto la pasta, gli ziti spezzati. Voilà, 10 minuti sono cotti. Quando gli ziti sono quasi cotti, tiriamo fuori dal sugo i nostri involtini. È facoltativo, potete lasciarli indietro, però è tutto più complicato dopo mischiare. E ce li teniamo qui belli al calduccio per dopo, che intanto aspettiamo i nostri ziti. Mamma, che spettacolo! Un po' di olio crudo, ci va l'olio in questa ricetta, di quello buono. E assaggiate tutto, mi raccomando. A me non mi vedete quasi mai assaggiare, perché arrivo dalla ristorazione, nei ristoranti, mai assaggiare davanti ai clienti. Voi siete i miei clienti, quindi mi viene di non assaggiare, però io assaggio tutto, quindi anche voi assaggiate tutto. Vanno scolati in una cottura normale al dente, all'italiana, non alla tedesca. Ecco. Mischiate bene, questa meraviglia qua deve essere bella condita, deve esserci tanto sugo che avvolge bene gli ziti, perché dopo quando deve scappare fuori il sugo da tutte le parti. Per l'occasione è la mia tazza preferita, un bel piatto fondo serve, bello caldo, che accolga i nostri ziti. Mi raccomando, scrivetemi come li fate voi, sono curiosissimo, magari li facciamo anche, se mi date una bella idea io la faccio, sapete, no? Ecco qua, bel piatto abbondante, perché con gli ziti non si scherza, sugo come se non ci fosse un domani. Sopra ci metto il mio involtino, ma non è una cosa meravigliosa. Anzi, sai cosa faccio? Guarda, via l'involtino, una bella formaggiata e sopra metto l'involtino, ecco qui, voi fate un po' come volete. E un bel girettino di olio che non glielo mettiamo, ma sì. Guarda che piatto, Beatrice, guarda che roba, Dai, chiama la truppa che si va a mangiare. Stai filmando? Ma dai! Parto. Da un buco così piccolo si vede una bracciola così grande. Ferma. Sei pronto? Io sono nato pronto. Dai, andiamo. 4 belle bistecche di fatto 4 cosa, ma oggi vado a fare una ricetta, ho detto vado a fare, no, maronna, bisogna far asciugare bene il sugo che devono diventare bellini. Ci sei?